Ciao ragazzi, sono Rebart, oggi vi faccio vedere come montare un manubrio sulla mountain bike. Qui abbiamo una mountain bike dove ha un manubrio classico dritto e il cliente lo vorrebbe sostituire con un manubrio riser tipo questo per avere una guida migliore, più facile nell'utilizzo di fuoristrada un po' più tecnico. Nella descrizione del video puoi trovare il link dove acquistare questo manubrio al prezzo più basso. Quindi ora vi farò vedere i passaggi per montare un nuovo manubrio. Per fare questo lavoro occorrono questi attrezzi, una chiave dinamometrica e le chiavi che serviranno per smontare i nostri comandi cambio e leve freno. La prima cosa da fare è togliere le manopole dal manubrio, quindi si può utilizzare due tecniche, una con l'aria compressa oppure manualmente. Con l'aria compressa è un lavoro molto più semplice perché basta soffiare sotto la gomma in questa maniera e vedete che scorre via la manopola dal manubrio. Ecco qua. Un altro metodo più semplice ma più difficile come fatica è toglierlo manualmente, infilare un cacciavite così tra manubrio e manopola, stare attenti a non rovinare la manopola interno, alzarla così in modo da spruzzare un po' di alcol e bagnare la manopola per far estrarre facilmente e piano piano si sfilerà pure questa. Ok, a questo punto dobbiamo smontare le leve freno con le chiavi dedicate per smontare la leva freno. Qui ad esempio ho bisogno di una Torx, svitiamo la vita della leva piano piano finché non si sfila dal manubrio. Ok, qui abbiamo anche un comando della forcella, basta svitare con una chiave esagonale da 3, così, e sfiliamo anche il comando. Poi anche dall'altro lato troviamo il comando per il reggiseno telescopico e quindi qui utilizziamo sempre una chiave esagonale da 3 mm. Allentiamo e sfiliamo. Allentiamo l'altra leva freno sempre con la chiave esagonale oppure con la chiave Torx come in questo caso, così sfiliamo. Poi l'ultimo comando da smontare è il comando cambio, quindi con una chiave esagonale da 5, come in questo caso, vado ad allentare leggermente così e sfiliamo anche questo comando. Ora non ci resta altro che allentare l'attacco manubrio dal manubrio, sempre con una chiave esagonale da 4. Ora allento tutte le 4 viti dell'attacco manubrio. A questo punto posso sfilare tranquillamente tutti i comandi della forcella, eventualmente del reggiseno telescopico, la leva freno e il comando cambio. E voilà. Ora diamo una bella pulita all'attacco manubrio, prendiamo il nostro nuovo manubrio e iniziamo a inserire le parti che abbiamo sfilato prima in precedenza. Quindi iniziamo da comando cambio, la leva freno e il comando del reggiseno telescopico. State attenti al passaggio dei cavi che non si siano incrociati. Ok, ora finisco di montare gli altri comandi dalla parte sinistra e per ultimo la leva freno. Bene, a questo punto montiamo il manubrio sul nostro attacco e fissiamo manualmente l'attacco davanti, così. Questo attacco manubrio è diviso in due. La piega manubrio ha un verso, una piega, quindi noi dobbiamo fissarla con la piega rivolta verso l'orizzonte, quindi la scritta che trovate davanti al manubrio vi dà già una direzione per mettere la piega manubrio nella posizione corretta. Quindi la scritta che vedete sul manubrio deve essere orizzontale al terreno. Ora fisso punto con una chiave esagonale da 4 il manubrio. Una cosa importantissima è avere questa distanza uguale sia sopra che sotto qui, perché se noi abbiamo un manubrio troppo tirato nella parte superiore avremo la vite inferiore che avrà una pressione diversa ed è molto più probabile che si svitano oppure possono cedere, quindi devono essere uguali sia sopra che sotto, quindi con la stessa distanza.
Controlliamo che il manubrio sia nel centro dell'attacco manubrio, poi bisogna utilizzare la chiave dinamometrica per stringere queste viti a una forza di 5 Nm. Su quasi tutti i manubri è indicato la forza dei newton per fissare le viti di fissaggio dell'attacco manubrio. Regolo la chiave dinamometrica per 5 Nm e vado a stringere a croce le 4 viti di fissaggio del manubrio. Quando vedete che la chiave si ferma, che non tira più, come in questo caso, vuol dire che la vite è serrata perfettamente. A questo punto rimontiamo le manopole. Vi consiglio di usare uno spray all'alcol in modo da aiutare il montaggio facilmente, così. E in pochi minuti si asciugherà l'alcol all'interno delle manopole, grippando, evitando che girino. Poi posizioniamo le leve, questa è la posizione corretta circa, fissiamo anche il blocco della forcella, ok. Cercate di tenere i comandi verso l'interno del manubrio in modo da avere la manopola sempre libera. Fissiamo il comando e infine il comando del reggisella telescopico e voilà. Quindi abbiamo montato questo manubrio riser. Riser vuol dire che ha questa piega rialzata verso l'alto e in più è anche più largo rispetto al manubrio di serie per avere più controllo nella guida tecnica, quindi in discesa e nelle condizioni più difficili di guida. Diciamo che cambiare il manubrio è uno delle upgrade più utilizzati per customizzare un po' la nostra bicicletta, e anche perché siamo abituati magari a usare una piega di un modello di un manubrio e quindi siamo abituati a quella forma, quella larghezza di manubrio per avere più feeling con la nostra bicicletta. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!